Bentornati sul mio canale. Prima di iniziare il progetto di oggi vi ricordo l'iscrizione al canale che è completamente gratuita, però così voi non rischiate di perdervi le novità, tipo come questa. Iniziamo a vedere subito l'occorrente di questo progetto. Per il progetto di oggi vi serve l'uncinetto numero 3, quello normale, l'uncinetto numero 3 tunisino, un paio di forbici e il filato che oggi sto utilizzando lo stesso che ho utilizzato recentemente, che è il filato Abeglia. È un 100% acrilico, è veramente di una morbidezza assoluta. L'uncinetto 4, ferri 3, 3,5 e su 100 grammi di prodotti ci sono ben 380 metri, quindi veramente una grandissima resa. Poi in base comunque voi al progetto dovete andare a utilizzare l'uncinetto che vi serve. Infatti noi oggi, siccome andremo a fare un cappello, quindi bisogna che rimanga bello compatto come progetto, andrò a utilizzare il numero 3 e non il 4 come c'è sull'indicazione della cartina, perché in base, come ho detto, al vostro progetto voi andate a utilizzare l'uncinetto che vi serve. Potete utilizzare anche il 5 se casomai volete una roba super leggera, quindi questo va benissimo come indicazioni, ma voi in base alle vostre progettazioni e alle vostre necessità andate a adeguare l'uncinetto più giusto. Bene, iniziamo subito il nostro cappello. Avviamo una catenella lunga 40 catenelle. In che modo? Prima di tutto facciamo il nodino che non viene conteggiato, quindi vedete in questo modo, entrate con l'uncinetto, prendete il filo come per fare un'asola, però fate un nodino in questa maniera. Praticamente adesso andiamo a fare 40 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 fino a 40. Mi raccomando, non state troppo strette. Ho appena finito la 40esima, quindi questo uncinetto per adesso non mi serve più. Prendo quello tunisino, rientro qui dove c'era quello precedente, faccio un'altra catenella che mi serve per avviare il lavoro, ok? Quindi una 40esima che non una 41esima che non viene conteggiata, ma mi serve per iniziare il lavoro. E adesso iniziamo a fare il nostro punto, che è lo stesso che abbiamo utilizzato nella sciarpa luna. Quindi entro con l'uncinetto tunisino in ogni catenella fatta, vedete, creo un'asola in questa maniera qui. Praticamente alla fine di questa prima riga, che in realtà è metà di una riga perché la riga viene conteggiata quando scarichiamo l'uncinetto, comunque avremo 40 asole. Quindi adesso io continuo in questa maniera. Cercate di stare abbastanza compatte questa volta rispetto alla sciarpa, perché il punto che deve uscire fuori non deve essere molto largo, quindi ecco perché stiamo utilizzando un uncinetto con un numero più piccolo. Adesso continuo fino alla fine. Mi avvicino un attimo per farvi vedere, quindi adesso prendo anche la penultima e adesso anche l'ultima. Quindi le ho caricate tutte. A questo punto andiamo a scaricare, quindi a fare già la prima riga. Praticamente prendo il filo, passo dalla prima in questa maniera qui, carico e scarico 2 a 2, quella che ho appena fatto è una dell'uncinetto tunisino, questa maniera qui. Quindi praticamente dovete andare a fare questo lavoro fino alla fine della riga. E questa sarebbe la nostra prima riga. Di queste qui ne dovete fare un bel po', poi vi darò delle indicazioni. In questa maniera qui. Ve la faccio vedere un attimo più lentamente. Quindi prendete il filo, tirate, passate tramite la prima e tramite la seconda. Prendete e tirate tramite tutte e due in questa maniera. Eccoci qui quasi alla fine, quindi faccio il penultimo passaggio e adesso faccio anche l'ultimo passaggio. Bene, questa è la prima riga. Iniziamo la seconda. Come si fa? Semplicemente teniamo già quest'asola sull'uncinetto, entriamo qui in questa maniera qua e spuntiamo proprio anche dall'altra parte, ok? Prendete il filo e tirate, cioè non dovete prendere solo una costina, ma dovete proprio entrare nel lavoro in questa maniera qui. Però comunque
cercate di stare abbastanza compatte, perché come ho detto prima questo è un cappello, quindi comunque ci deve tenere caldo. Va bene che è un accessorio, però ci deve tenere anche caldo. Adesso voi dovete continuare a caricare l'uncinetto tunisino fino alla fine della riga. Eccoci qui, quasi alla fine, quindi carico questa che è la penultima. Però il vostro lavoro non è finito, voi dovete andare anche qua, vedete che c'è un'asola capovolta, entrate nel primo, entrate anche nel secondo in questa maniera qui, e così si forma anche il margine, e prendete anche questa asola, ok? Adesso scarichiamo come? Prendendo uno, passando quindi da una sola asola quando si inizia, e adesso scarichiamo 2 a 2 come nel giro precedente. Quindi il vostro lavoro è tutto qui, vedete, in questa maniera. Adesso voi dovete andare a lavorare un pannello alto quanto la larghezza della vostra testa, però se un cappello da bambino voi dovete comunque seguire delle indicazioni, delle tabelle che si trovano anche su internet, anche su Google, per quanto riguarda le larghezze dei bambini. Uno di 6 mesi non ha la testolina larga come uno di 1 anno, eccetera. Quindi come si fa a capire quanto bisogna che sia alto questo pannello? Dipende, insomma, per chi dovete andare a creare questo cappello. Per un adulto di solito la circonferenza della testa va dai 55 ai 57 centimetri. Io personalmente, chi mi segue già lo sa, preferisco averli larghi perché ho i capelli che li lego e ho bisogno di metterli sotto, quindi un cappello che mi sta stretto, soprattutto indossando degli occhiali, mi fa male e non riesco a indossarlo. Quindi io darò un'indicazione leggermente più abbondante, poi in base ai vostri gusti e ai vostri desideri potete farlo leggermente più stretto o leggermente più largo. Io andrò in questa maniera, quindi a salire, a lavorare, quindi caricando l'uncinetto e scaricandolo fino ad arrivare a più o meno dai 50 ai 52 centimetri, tenendo presente anche il fatto che il punto è elastico. Ho proseguito il mio lavoro, come vedete. Adesso l'uncinetto tunisino lo prendiamo e lo mettiamo da parte, che non ci serve più, e ci servirà quello normale. Però prima di questo bisogna che vi do un po' di indicazioni sulle misure, perché ho finito di lavorare la mia strisciolina. Allora, è larga, ve lo dico subito, 22 centimetri, è lunga, senza andare a tirarla, questa maniera qui, è lunga 45, quindi 5 centimetri rispetto a quelli che avevo previsto. Questo perché? Perché il punto, siccome l'abbiamo lavorato in questa maniera qui, tirandolo è molto elastico, quindi in altezza. Se lo tiriamo in larghezza non si allarga più di tanto. Quindi adesso noi andiamo a chiudere la fascia in questa maniera qua e andiamo a ricreare il nostro cappello. Comunque ci sono ancora dei passaggi, però sarà in questa maniera qui, quindi lo indossiamo da qui e non al contrario, perché il punto viene, la sua elasticità viene considerata in altezza, quindi siccome l'abbiamo lavorato in una maniera in questo modo qua, vedete che qua c'è l'asola, quindi viene considerata come elasticità in questa maniera qui e non al contrario. Ecco perché noi abbiamo lavorato una striscia lunga al punto tale che quando la vado a chiudere, quindi la piego e la vado a chiudere, riesco a indossarla. Io avevo previsto sui 50 cm, in realtà me ne sono bastati 45 perché è un lavoro molto elastico, pur mantenendo la mano molto ferma. Adesso vi faccio vedere come si fa a chiuderla. Allora, la cucitura non la andiamo a fare quindi sulla parte tra virgolette bella, perché per me non c'è una parte bella, perché mi piace un sacco anche la parte dietro. Quindi per quanto mi riguarda questo è un cappello double face, quindi lo chiudo da questa parte perché l'andrò a chiudere a punto basso, cioè che si vede proprio a rilievo, quindi si nasconde benissimo rispetto alla parte davanti. Praticamente
vado ad entrare in ogni punto, quindi questo è il primo e questo da questa parte è anche il primo, però entro proprio non tanto nell'asola perché c'è già, quindi entro a fianco almeno per il primo punto, in questa maniera qua. Adesso per il secondo vado sempre qui sulla catenella iniziale, quindi nella seconda catenella, vado da questa parte e entro proprio come se facessi il classico punto tunisino, perché così dall'altra parte è tutto carino. Quindi praticamente non dovete fare altro che entrare in ogni punto sulla catenella iniziale, che è questa qui, ok, e andare anche dall'altra parte a chiudere a punto basso, semplicemente. Scusatemi, l'ho perso, eccolo qua. Ok, quindi vi viene un punto basso. Mi ritrovo qui di dover fare l'ultimo punto, così ve lo faccio vedere. Prendete praticamente le due asole in questa maniera qui e fate il punto basso. Vedete, questa è la cucitura, è molto meno visibile rispetto al lato anteriore, che praticamente se l'avessi fatta qui si vedeva molto. In questa maniera non si vede, anzi se decidete di scegliere questo lato come lato bello, è anche bella da vedere. Bene, continuiamo con il nostro lavoro. Ho rigirato il lavoro, la parte qui è ancora aperta che poi andremo a fare la cucitura, ma adesso ci occupiamo della parte iniziale del cappello, che sarà come nella prima parte della sciarpa a lona, quindi ecco perché si collegano come punti. Quindi a questo punto ci alziamo una catenella, 2 e 3 catenelle come prima maglia alta, carichiamo l'uncinetto, lavorate anche questo cappietto, entrate, vedete che prendo solo 2 costine, ok, non ne prendo di più, vado a fare una maglia alta, carico, mi sposto qui, quindi vado a fare per ogni riga, vado a fare una maglia alta. Cercate di non lavorare stretto, state molto larghe, oppure se avete difficoltà di stare larghe con l'uncinetto numero 3, andate a prendere il 3,5 o il 4, perché comunque il lavoro deve essere elastico, quindi il cappello deve essere indossato comodamente. Io ho la mano abbastanza larga, come vedete, in pratica non ho difficoltà a mantenere il punto largo, vedete? È uguale come tensione. Adesso andate a fare quindi una maglia alta per ogni riga con il lavoro del punto tunisino e ci ritroviamo per chiudere la prima riga, quindi facciamo tutto il perimetro in questa maniera. Mi raccomando, non dovete lavorare stretto, se avete difficoltà come ho detto prima cambiate uncinetto, prendete uno con un numero più grande o anche metà numero. Adesso io continuo per tutto il perimetro e mi ritrovo qui, ok? Vado a chiudere la prima riga, quindi mi manca l'ultima maglia alta, però vedete che qua c'è anche il nodino, quindi c'è lo spazietto che è leggermente più grande. Ora prendo anche questa costina qui che non dà fastidio, vedete? E ho nascosto. Sempre quando vi capita, non so, nelle borse o nelle cose dove c'è del spazietto, prendete un filo, lo portate su e nascondete, tanto non dà difetto. A questo punto ci chiudiamo qui, quindi sulla terza catenella fatta all'inizio con una maglia bassissima. Iniziamo la seconda riga, semplicemente andiamo da sotto, questa maniera qui, e andiamo a fare un punto basso, 2 catenelle e una maglia a rilievo. La prossima, questa è sul davanti, vedete, la prendiamo da dietro in questa maniera e quindi la facciamo a rilievo dietro, carichiamo, la prossima la facciamo a rilievo davanti in questa maniera. Adesso noi dovremo avere un numero pari per arrivare qui che questa maglia alta sia a rilievo dietro. Se casomai non succede, fate o un aumento o la saltate semplicemente, poi ci riguardiamo. Quindi adesso continuo per tutta questa riga a fare una maglia alta a rilievo dietro e una a rilievo davanti, senza neanche farlo apposta. Ho il dispari e non il pari, di conseguenza questo sarebbe da lavorare a rilievo davanti, però ce l'ho già che è il punto iniziale, quindi io questo qui lo salto perché tanto la larghezza ce l'ho e vado a chiudermi direttamente qui nella terza catenella.
in questo modo. Iniziamo a questo punto la terza riga, quindi semplicemente questo punto vedete che non si vede neanche, faccio un punto basso a rilievo, poi 2 catenelle e poi vado a lavorare ogni punto come si presenta. Andiamo a fare questo lavoro, scusatemi, per un totale di 7 righe. Ok, quindi 1 2 3, me ne mancano altre 4 righe, cioè finisco la terza e altre 4 e ci ritroviamo lì. Queste sono le mie 7 righe. Adesso andiamo a fare la cucitura qui. Io mi sono già preparato l'ago con del filo, possibilmente della stessa tinta, perché in questo momento adesso giriamo il cappello e andiamo a fare la cucitura. Praticamente io andrò a farla sempre leggermente a rilievo. Prima di tutto la stendiamo bene e prendiamo un punto qui, dopodiché lo piego in questa maniera qua e è come se fosse un quadrifoglio, quindi vado a cucire questi lati che devono essere più o meno uguali. Adesso prima di tutto prendo il filo, vado ad occhio a metà, quindi qui mi sembra giusto, entro sempre prendendo solo le praticamente vedete su questo lato si sono create quelle asole, no? Quando abbiamo iniziato a lavorare entro proprio qui perché avendo piegato il filo praticamente ho la possibilità di entrare e fare un nodino in questa maniera. Mi preparo il filo leggermente, poi lo pieghiamo sempre così e rispetto alla metà, quindi facciamo i lati uguali più o meno, non bisogna stare precisi, tanto 1 millimetro in più o in meno non cambia niente. Entriamo qua, poi facciamo anche da questa parte, ok, più o meno siamo qui. Bene, adesso che abbiamo creato le nostre sezioni non dobbiamo andare a fare altro che fare le cuciture. Siccome sono già qui, continuo qua, praticamente prendo 2 costine da un lato, 2 dall'altro in questa maniera, passo il filo dietro l'ago e vado a fare la prima. State leggermente attente perché il filo è tanto e si potrebbe creare dei nodi, quindi 1, prendo anche gli altri 2, lo giro in questa maniera da dietro l'ago e faccio le mie cuciture. Adesso io continuo a fare le cuciture, poi vi faccio vedere l'effetto finale. Arrivata qui in fondo non dovete tagliare il filo, semplicemente lo passate tramite tutte chiamiamole asole create tra virgolette. Ok, arrivate qui alla base, tirate il filo e andate a fare la prossima sezione. Quindi il filo non bisogna tagliarlo finché non andate a finire tutte e 4 le cuciture, quindi tutte e 4 le sezioni. Adesso in questo momento stavo a decidere se lasciarlo direttamente dritto o stringerlo leggermente. Io lo lascerò dritto perché poi l'effetto è un po' leggermente diverso se invece lo avvicino. Quindi adesso sono qui, prendo 1-2 asole, passo il filo e inizio la seconda sezione e così via. Ci tenevo a farvi vedere come si fa a fare questo passaggio perché così non state a avere troppi nodini e di conseguenza riuscite a gestirvi meglio. Quindi il filo che vi mettete sul lago che sia più o meno su 1,5 metri, ok? Allora le cuciture sono fatte, sono queste, a me non dispiacciono e siccome sono veramente indecisa su come indossarlo, quindi in questa maniera qui oppure sulla parte tra virgolette con la maglia rasata, io non andrò a mettere l'etichetta perché insomma in base all'umore lo potrei decidere di indossare in un modo o nell'altro. Questa è sulla parte dove c'è la maglia rasata, quindi in questa maniera qua, e questa è la parte sotto, ok, che potete indossarlo in questa maniera oppure basta piegare il bordo leggermente e il cappello è pronto. Poi sicuramente ve lo farò vedere anche indossato, ma intanto ci tenevo a farvelo vedere così. Piace un sacco, mi piace veramente un sacco perché è veramente un sacco di contrasto. Poi per chi volesse evitare questa parte con l'uncinetto normale, semplicemente quando andate a caricare la catenella iniziale
che di 40 catenelle, vi consiglio di aggiungerne altre 10 e semplicemente lo andate a girare così, cioè facciamo finta che questa parte non c'è, il cappello si vedrà in questa maniera qua, ok? Sarà comunque super elastico, quindi non c'è più bisogno di fare questo bordo qua. Insomma, è sempre un progetto versatile, sta a voi decidere e ai vostri gusti come vi potrebbe piacere. Così ho semplicemente fatto come pannello col punto tunisino, dopodiché lo andate a cucire sopra sul lato e il cappello è finito anche in quella maniera là. Bene, adesso ve lo faccio vedere indossato. Eccoci arrivati anche alla parte dove ve lo faccio vedere indossato il mio cappello Luna. È molto semplice da fare alla fine, perché voi partite da un pannello che dovete andare a piegare, poi riprendete questa parte qui e andate a fare le cuciture, quindi veramente molto basico. Dovete stare leggermente attenti per quanto riguarda le misure, perché è un progetto talmente versatile che basta giocare leggermente con i colori, magari con qualche accessorio, e può essere un progetto perfetto sia per quanto riguarda un bambino, una bambina, un uomo o una donna. Quindi va benissimo per tutti, perché è un punto molto facile. Come ho detto prima, adesso ve lo faccio vedere indossato in diversi modi. Questo è già un quasi mini basco, però no, vabbè, stiamo esagerando, però comunque questo è già un modo per indossarlo. Un altro è semplicemente indossarlo direttamente con la fascia che vi sta sulle orecchie. Se voi volete evitare la parte con uncinetto normale, semplicemente quando andate a caricare la catenella aggiungete 10-15 punti in più, perché così arrivate alla stessa altezza, ok? Però siccome io ho la sciarpa luna, quindi volevo creare un collegamento tra i due progetti, ho preferito riprendere anche questa parte qui con un uncinetto. Anche nella sciarpa luna, se voi volete, potete anche evitare quella parte con un uncinetto normale, ma io credo che gli dia carattere. Comunque sono gusti. Io vi do sempre delle indicazioni e sta a voi decidere se è un progetto che vi piace così o semplicemente lo aggiustate a modo vostro. Comunque, avete tante possibilità di indosso, ok? Ve lo rifaccio vedere tutte quante e praticamente sta a voi decidere come indossarlo a meglio, come vi piace. Praticamente è facilissimo, facilissimo da gestire, sta a voi decidere, quindi tramite colore, filo, se lo volete più leggero, quindi aumentate l'uncinetto oppure lo diminuite, gestire i vostri progetti. Eccoli indossati entrambi, guardate che meraviglia di bis. Bene, con questo io vi saluto e non mi resta altro che leggere i vostri commenti e sapere cosa ne pensate. Se vi piace questa tecnica, però alla fine, già leggendo leggermente i commenti della sciarpa che sto indossando, ho visto che vi ho incuriosito tanto, quindi praticamente in futuro cercherò di portare avanti dei progetti sempre con questo punto. Sicuramente non so ancora cosa, perché ho un sacco di idee, purtroppo mancanza di tempo, e cercherò comunque di stare ad accontentare un po' tutti. Bene, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video progetto.